software configurable. So this is a throttle pedal. Little short. In che senso? Here. Perfect for me. Yeah. Also, we can adjust the force or make it harder. No. Yes. All right. Then we can play that it is a clutch, so we can add this kind of hump there right now. And play all kinds of tricks with it. We can make it exponential like this. But yeah, linear is then of course for the brake pedal we can do the same. For me, it's great. Yeah. We can also make that like exponential. Or logarithmic. Great. Yeah. Lì hai invece la forza che puoi sort of here, so we selezionare. can make it a lot stronger. Or even more. Senti come cambia, cioè impressionante, fai di tutto. Little more? Okay. No, for my no, for a racing. Yeah, like then we can No, I don't like this. The force feedback. No. The force. E lei è di qua? Dica. E di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Aspetta. No. more or less. Ok, così, perfetto, ok. I would like this, not this. Perfetto. Okay, so Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excuse me, Sai che? bitte schön. Noio? Sai che? No. Ha capito? Cari. we then go like this. No. No. Huh? Perfect. Okay. I want for don't arrive to 100%, 100. I don't take 100, but Yeah. In this for the brake. Yeah, okay. We can also adjust the travel for the brake pedal right now. Longer. Ma che figa, ma cioè, Adesso capisci? sì. Capisci la mia faccia? Cioè tutto completamente. Everything can be adjusted. No, Cioè, tu puoi completamente impostare Yeah. qualsiasi Sì. cosa del pedale. Yeah. La corsa, te l'ha fatta provare la corsa più o Sì, meno. sì. Poi ti può fare, no, che tipo un po' è morbido, un po' è duro. sì, Cioè, un po', sì, ma ha fatto il supercalciatore lo scavallamento. Sì, lo scavallamento. Cioè, Yeah. lascia stare amico, prima veniamo via meglio. Then we have hydraulic pedal. So there's like damping enabled. And then the iRacing we have ABS available. Ah. It's the frequency for ABS. Yes. And this is like how much. This, la amplitude the Yeah, travel. yeah, how much Ok, it- ok. You decide the travel. Yes. And you Capito? Decidi quanto lui deve fare quella cosa dell'ABS, quanto si deve muovere per farti La sentire. vibrazione l'hai sentita? No, ancora no. The vibration on the pedal it's on or off? The vibration when you on the throttle or on the brake? it's off now, but ABS it will vibrate. Ok. Io di là sul rally I have tried before in the morning Yeah. the rally and Yeah. I have a little vibration on the throttle. Yeah, it's off on this rig, but it's all you can configure it if you like it. You can turn it on.
Yeah. Perfect. Yeah, and of course this can be adjusted here, so you can make it like pump a bit more or less, but it's only happening when the ABS is like going on here. So I don't know. we need to test The zone. The zone. Ah. Ah, Okay. nella curva. Yeah. Dove, ok. The curve. The. I try. Yeah, let's try. There are headphones if you want, but Vado e mi immergo. Certo, ragazzi, volante per mia figlia. Ancora non sento nulla. For myself, and it's fully booked for today. I tried it there, Melbourne, it was 163. yeah, yeah, ABS is like and that ACC there has but you can see there's Sulla frenata ti aiuta tantissimo a sentire quando è. Io non conosco la pista, non so che pista è, ma praticamente senti quando attacca l'ABS che tu riesci a alzare il pedale. Io conta che con iRacing con nessuna pedaliera riesco a giocare, sto giocando a casa una mia, niente. Qua invece riesco a frenare, poi non so impostare le curve perché non conosco la pista, non la conosco. Però è pazzesco, pazzesco. For me it's fantastic. Figa, it's fantastic. But it's price. Rovers. Ho di nuovo toccato il futuro. Dico di nuovo perché già anni fa, quando eravamo agli albori della tecnologia Direct Drive, penso che in Italia sia stato tra i primi che ha supportato il progetto di Granity Device con il suo progetto OSV. Sono stato, penso, tra i primi che ha cercato di far conoscere quel tipo di tecnologia e quel brand, almeno nel nostro bel paese, ma all'epoca c'era, che io ricordo, soltanto Sim Racing Garage che parlava del mondo Direct Drive. In realtà non esisteva tutto questo mondo di recensioni, youtuber, eccetera, eccetera. Per questo, per dei versi, mi sento un pochino molto legato a questo brand perché ci ho creduto dall'inizio. Ho tentato nel mio paese di farlo conoscere e di far capire che tipo di qualità questa azienda metteva nei loro prodotti e che cosa c'era dietro quella visione di futuro che c'era dietro il mondo dei motori Direct Drive.
E anche all'epoca c'erano dei grandissimi detrattori di altri brand, all'epoca molto più blasonati di quello che era Granity Device, e ci sono state varie battaglie nei gruppi e nei forum, e tutti poi quegli stessi personaggi che oggi si fanno bandiera del mondo Direct Drive e del mondo Syncube e Granity Device. Ma all'epoca le storie sono state veramente da farsi 4 risate. Oggi, alla pubblicazione del nuovo prodotto di punta nel mondo delle pedaliere di Granity Device, mi sono ritrovato di nuovo a una battaglia nei vari gruppi, e quindi mi sono ritrovato a rileggere commenti tra chi ama o odia un determinato prodotto, o chi invece dice non serve a nulla, non è il futuro. Io invece mi sono trovato di nuovo di fronte a un cambiamento epocale di quella che è la percezione e la prospettiva con cui guardare il modo in cui giocavo. La stessa cosa che mi è successa quando utilizzavo un CSV V2, sono passato all'OSV, e è come se in quel momento da cieco mi fossi messo gli occhiali e iniziassi a vedere molto più nitidamente la cosa. E anche in questo caso questo mi è successo quando ho utilizzato quella pedaliera. Ho avuto la grandissima fortuna, e lo ringrazio, di avere accanto a me Mika. Ragazzi, Mika è l'ingegnere che ha sviluppato il firmware per Syncube. È quello che è dietro, insieme a Tero in realtà, dietro quello che è il firmware e tutte le impostazioni che ci sono dietro il firmware Syncube. E per me è stato un grande onore poterlo incontrare dal vivo. E quindi vi anticipo già che ero abbastanza emozionato quando mi sono seduto sulla sedia. E anche un altro cappello voglio fare prima di entrare nel vivo del discorso, è che io mi sono seduto con tantissimi dubbi, perché per quanto so quello che può fare una base, non riuscivo mentalmente a capire come si potesse artificialmente ricreare un feeling meccanico. E soprattutto anche non mi giustificavo troppo dell'utilizzo di tutta questa tecnologia su un pedale dell'acceleratore. Questo è stato l'incipit di come io mi sono seduto su quella sedia, anche se poi il mio amico Andrea mi aveva già fatto una faccia che mi aveva fatto presagire un qualcosa di molto bello. Detto questo, entriamo nel vivo. Mika si è seduto accanto a me e, come avete visto dal video, si è messo lì a spiegarmi quali sono tutte le varie regolazioni e impostazioni che si possono fare, e quindi fondamentalmente quello che è il potenziale. Naturalmente, anche se ho avuto più tempo sicuramente del pubblico normale di potermi sedere lì, provarla, avere Mika accanto che mi spiegava totalmente quello che era il funzionamento di tutti i vari filtri, a mio avviso un prodotto così tecnologico non è sufficiente come tempo quello che ho avuto anche io per poterla provare, con tutto che ho provato tantissimi prodotti, ma non è sufficiente, perché le potenzialità sono veramente molto alte, e questo già si percepisce quando si iniziano a muovere i primi filtri, a capire come cambia il feeling del pedale a secondo delle curve di linearità che si vanno a dare, come cambia a secondo dei filtri di dampening, filtri che ti danno un effetto sul freno anche idraulico. Ragazzi, io l'ho detto anche in alcuni short che ho fatto quando ero lì a Norimberga, paradossalmente un effetto molto più idraulico anche di alcune pedaliere idrauliche che io ho provato fino ad oggi. Ed è questa la cosa che mi ha stupito, come sia stato possibile replicarlo così in maniera artificiale, perché fondamentalmente ricrea tutto un feeling in maniera artificiale. Una cosa molto particolare, e si è vista anche nel video, mi ha fatto provare uno scalino nella linearità dell'acceleratore. Cioè, mentre premevo, a un certo punto si sentiva come se nella corsa si superasse un dosso, ed era riprodotto in una maniera pazzesca. Pazzesca, ragazzi. Anche sul freno la personalizzazione è fuori di testa. Io in vari gruppi poi ho parlato di quelle che erano le mie sensazioni. Io ho provato pedaliere che offrono nel loro kit delle potenzialità totali di quelli che sono tutti i vari settaggi che si possono fare. In questo caso la possibilità di agire via software per replicare in modo dettagliato quei determinati feeling in realtà apre delle porte all'interno dei micro dettagli, delle micro regolazioni che credo neanche nel reale si possono avere. Cioè, praticamente, potendo questa pedaliera replicare praticamente tutto, può arrivare a replicare anche qualcosa che non esiste. Per questo, per farvi capire, di elastomer ne esistono di diversi tipi, però uno concettualmente, se sa che utilizzi uno Shore 80, bene o male sa che si comprime così e funziona così per tutto quel tratto di compressione.
in realtà questa pedaliera può simulare quel tipo di elastomero in quel tratto di corsa, ma può anche fare 1000 modifiche all'interno di quel tratto. È lì dove io vedo un potenziale pazzesco. È lì, con quel tempo che mi ha dedicato Mika nel far vedere quali sono tutte le modifiche in tutto il tratto di tutte e due pedali che si possono fare, si apre uno scenario a mio avviso che non mi aspettavo, perché già per me era difficile accettare che si potesse replicare un azionamento meccanico di una molla, di un'idraulica, di un determinato feeling artificialmente. Non riuscivo a capire come sarebbe stato possibile replicarlo in maniera perfetta, perché la meccanica è la meccanica, cioè è come quando noi utilizziamo un cambio ad H, come lo puoi replicare elettronicamente? In quel caso la cosa che mi ha stupito è che è stato replicato forse anche meglio della realtà, e in questo caso si può superare la realtà. Si possono superare alcune leggi della fisica che ad oggi conosciamo nelle varie regolazioni e nelle varie impostazioni, perché può replicare praticamente tutto. E tutto questo, ragazzi, vi sto parlando che ancora non ho iniziato a giocare, proprio per farvi capire dove può arrivare questo prodotto. Iniziato a giocare, ho giocato con iRacing, ragazzi, è un gioco che non utilizzo mai, ho con varie pedaliere, o tutte le pedaliere che ho provato fino ad oggi, sempre avuto molta difficoltà, soprattutto all'inizio, a trovare la giusta frenata, ma chi è un giocatore affermato di iRacing sa che la frenata in iRacing è completamente diversa da qualsiasi altro simulatore. Io infatti ogni volta trovo sempre la difficoltà a trovare la taratura per non andare sempre al bloccaggio. Io con questa pedaliera non ho mai bloccato, mai. Dalla prima curva sono sempre riuscito a fare la curva. E questo mi ha particolarmente stupito, perché so come gioco su iRacing, soprattutto appena lo prendo in mano. Lì poi ero in una posizione, ragazzi, avete visto, il volante ce l'avevo ad altezza bambino, ma delle regolazioni che ci sono in fiera ne parlerò in uno degli ultimi video che farò di questa serie. Ma sono riuscito a guidare la macchina, naturalmente a passeggio, perché non sono né un pilota ultraveloce, non conoscevo la pista, ma riuscivo a guidare tranquillamente, perché mi dava l'esatta percezione di quando entrava l'ABS, con una vibrazione e un ritorno sul pedale che me lo tirava su. Ragazzi, la sensazione è stata stupenda, stupenda. Poi mi hanno attivato anche le vibrazioni sulla parte dell'acceleratore, che ti fanno sentire un pochino quelli che sono le vibrazioni del motore, quello che io poi tante volte utilizziamo anche con i butt kicker, ma replicato totalmente sul pedale. Bello, 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 bello. Nella realtà vi dico, sull'acceleratore con difficoltà riesco a giustificare, poi arriviamo adesso a quello che è il costo di questo prodotto, che un pochino ha stranito alcune persone. Però faccio subito una premessa, ragazzi. Una delle pedaliere che ad oggi poteva replicare l'ABS è la SimTag con il sistema D-Box, in cui dovevi comprare una SimTag da 2.700 euro e un D-Box, sistema D-Box, da 4.000 euro. Quindi ragazzi, qua probabilmente siamo totalmente in linea con quello che è anche quei costi lì, che ad oggi nessuno aveva gridato allo scandalo, offrendo, a mio avviso, al momento mi sembra un pochino di più. Io parlo di un pochino di più, ma in realtà c'è un abisso di più. Il grande problema per molti che non hanno accettato questa cosa è che fondamentalmente la vorrebbero comprare. Sicuramente quel prezzo ferma molte persone dall'acquisto, e quindi questo poi porta ad alcuni a fare quei discorsi: e costa troppo, non le venderanno, tutte queste cose che fondamentalmente, ragazzi, è uscito una pedaliera, è uscito un prodotto innovativo a livelli che io non mi immaginavo. Giudicarla con il prezzo, a mio avviso, è l'errore più grande da appassionato. Io, quando leggo certi commenti, mi sono arrabbiato, lo sapete perché? Perché io sono un appassionato. Anch'io sono rimasto del prezzo, però nel momento in cui la vado a provare o anche la voglio giudicare, perché poi molti la giudicano solo da un video, da un'idea, e giudicarla in base al prezzo è sbagliato. Perché nessuno credo che giudichi Ferrari perché ha fatto un SUV o gli vada a rompere le scatole che il SUV costa uno sproposito, o costa cifre che naturalmente la maggior parte di noi non può acquistare. Uno deve giudicare il prodotto. Poi, se vuoi, possiamo fare un confronto con il mercato. E ragazzi, anche là purtroppo vi devo dare la brutta notizia che il mercato gli dà ragione, perché esiste un prodotto che offre similarmente e in modo forse inferiore alla tecnologia che c'è in questa, e se vado a fare il totale costano uguali, se non forse SimCube costa un pochino meno. Entro poi nell'ultima parte di questo video
In realtà, anche parlando con Mika, proprio nella parte dietro dei pedali offre già la possibilità, tramite 2 connettori RJ, di poter utilizzare tramite l'elettronica all'interno del singolo pedale un acceleratore e una frizione esterni. Quindi, volendo, potete creare una sorta di Frankenstein utilizzando solo il pedale del freno Syncube e montarci un acceleratore per chi usa solo l'acceleratore, o anche una frizione per chi la usa, di terze parti, e usufruire di quello che è il grosso della tecnologia, perché per quello che ho potuto provare, ma ripeto, io non mi voglio spingere in troppi giudizi prima di provarla a casa in modo un pochino più dettagliato, ma credo che probabilmente nel freno è dove la tecnologia riesce a sviscerarsi di più. Io avevo delle remore sull'acceleratore, in realtà quando l'hanno attivato dico che è una figata pure sull'acceleratore. Certo, lì fatico di più ad accettarne il costo per il plus, perché c'è un grande plus anche lì. Fatico ad accettarlo in relazione al prezzo. Sul freno, ragazzi, per me va bene, che dirvi, non so, per me, per quello che fa, per il passo avanti che ci ha fatto fare con la capriola, il prezzo che ha è in linea con il balzo in avanti, il balzo tecnologico che ci ha fatto fare, ragazzi. E quindi arrivo alle conclusioni finali per salutarvi, perché l'esperienza è stata pazzesca. Questo spaventa tutti gli altri produttori di pedaliere? Probabilmente no, proprio perché si posiziona su una fascia altissima, proprio perché credo che Syncube si voglia posizionare come la Ferrari delle pedaliere, a cui non tutti potremo accedere. Di questo non dobbiamo arrabbiarci con Syncube. Chi potrà se la comprerà, chi vorrà farà uno sforzo e se la comprerà, chi neanche con lo sforzo può. Ci sono tantissimi altri prodotti ottimi, ma ve ne parlerò adesso anche nei futuri video che usciranno, in cui anche tutti gli altri produttori sono ben felici di mostrare anche i loro prodotti, perché ci sono tante bellissime cose che stanno uscendo anche per mercati di un livello un pochino più basso, ma che sono sempre prodotti fantastici. È questo, ragazzi, il modo e l'approccio che deve prendere un appassionato del nostro hobby del sim racing, questi nuovi prodotti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!